ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ho pensato di mostrarvi come potete realizzare dei sottobicchieri estivi fai da te, perfetti per un aperitivo con gli amici o anche semplicemente per portare un tocco d'estate sulle vostre tavole. Vi faccio vedere il progetto finito. Eccoli qua, come vedete io mi sono ispirata alla frutta e ho scelto dei colori particolarmente vivaci che mi ricordassero appunto l'estate e ho utilizzato come base dei tondini di legno che potete acquistare nei negozi di fai da te, immagino anche online, ma in alternativa potete anche creare lo stesso tipo di sottobicchiere utilizzando come base i classici sottobicchieri in sughero dell'IKEA che potete portare a casa per un prezzo stracciatissimo. Se l'idea vi piace, come ogni volta io vi invito a continuare a guardare questo tutorial ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno: dei dischetti in legno, dei pennelli, della vernice acrilica nei colori che serviranno per la frutta che avete scelto, più il bianco, un piatto di plastica da usare come tavolozza, della vernice protettiva trasparente lucida, una matita e un bicchiere di plastica. Visto che utilizzeremo la vernice, iniziamo proteggendo la nostra base di lavoro con della carta di giornale. Dopodiché prendiamo i nostri tondini in legno e ricopriamoli per intero di vernice bianca in modo da creare una base omogenea proprio come vedete. Quando la vernice sarà asciutta, prendiamo una matita e disegniamo la forma della frutta che abbiamo scelto. Per il mio primo sottobicchiere io ho optato per il limone, perciò ho disegnato un cerchio leggermente più stretto rispetto alla mia base. Dopodiché ho tracciato la forma dei singoli spicchi lasciando dello spazio bianco tra uno spicchio e l'altro e tra gli spicchi e il bordo. Non importa se il disegno non è perfetto perché le imperfezioni renderanno il progetto ancora più unico e originale. A questo punto dipingiamo di giallo gli spicchi. Procediamo dipingendo anche il bordo del sottobicchiere di giallo, lasciando però dello spazio bianco tra il bordo stesso e gli spicchi, proprio come vedete. Utilizziamo di nuovo la vernice bianca per coprire eventuali sbavature e disegni della matita. Per finire aggiungiamo delle sfumature di vernice arancione e bianca per rendere più colorato e dettagliato il nostro limone. Perfetto! Lasciamo asciugare il primo sottobicchiere e passiamo al prossimo. Questa volta riprodurremo un'anguria e siccome si tratta di una forma abbastanza facile non ho disegnato una traccia a matita ma ho iniziato stendendo della vernice verde scuro sul bordo in questo modo. Procediamo poi dipingendo di rosso la parte centrale lasciando dello spazio bianco tutto attorno. Ora aggiungiamo una striscia di vernice verde chiaro accanto a quella verde scuro, lasciando ancora una volta dello spazio bianco, proprio come vedete. Aggiungiamo il verde chiaro anche sul bordo per rendere il tutto più dettagliato e verosimile. Lasciamo asciugare per qualche minuto e terminiamo la nostra anguria aggiungendo i semini utilizzando la vernice nera. Per il prossimo sottobicchiere ho scelto il kiwi e per prima cosa ho dipinto di marrone il bordo. Dopodiché aggiungiamo il verde chiaro all'interno
Poi utilizziamo il verde scuro per creare delle sfumature al centro, proprio come vedete. Utilizziamo il bianco colorando la parte centrale in questo modo e per finire disegniamo i semini utilizzando la vernice nera. A questo punto possiamo completare il progetto stendendo uno strato di vernice protettiva lucida per fissare i colori e rendere la superficie impermeabile. Lasciamo asciugare il tempo necessario e voilà, i nostri sottobicchieri sono pronti per portare un tocco di estate a tavola. Come vedete ne ho aggiunto anche un quarto a forma di lime che ho dipinto utilizzando il verde e il bianco. Ed ecco qui i nostri sottobicchieri finiti e pronti per portare un tocco d'estate sulle vostre tavole. Come sempre io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se vi va potete anche cliccare sull'icona della campana in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video per essere davvero sicuri al 100% di non perderne nemmeno uno. Vi ricordo anche che sul blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari e il link al mio post dedicato è nella info box proprio qui sotto al video. Per oggi non c'è altro, io e i miei sottobicchieri vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!